In questa lezione spieghiamo come realizzare dislivelli per una rappresentazione geometrica. In questi casi i materiali che è preferibile utilizzare sono i cartoni in pasta da 1 a 2 mm di spessore che possono essere tagliati in maniera netta e precisa. Con cartone in pasta si intende un cartone che ha la stessa finitura sia in superficie che nello spessore. In questa categoria di materiali, quelli più facilmente reperibili sono cartoni grigi, cartoni vegetali di colore avorio e cartoni bianchi. Generalmente sono acquistabili in formato fino a 100 x 70 cm. Conoscendo l'esatto dislivello fra due curve consecutive e convertendolo in millimetri alla scala di rappresentazione del modello, è possibile definire lo spessore del cartone da utilizzare. Facciamo un esempio. Se abbiamo a disposizione la mappa di un territorio in scala 1 a 1000 e sappiamo che il dislivello reale fra due curve consecutive è 2 metri, il materiale da utilizzare dovrà avere uno spessore di 2 mm. Se dello stesso territorio con curve disegnate ogni 2 metri di dislivello reale volessimo realizzare un modello in scala 1/500, dovremmo utilizzare un materiale di spessore 4 mm. Pur essendo reperibili in commercio cartoni in pasta di questo spessore, il loro taglio risulta molto difficoltoso e scadente, sia che venga effettuato manualmente che a macchina. Inoltre, la rappresentazione di un territorio per livelli da 4 mm è molto grossolana. In questa situazione possiamo usare cartone da 2 mm, ma tagliare 2 volte la stessa curva e montare i due strati gemelli insieme rimane, anche se tecnicamente possibile, una rappresentazione grossolana. Possiamo però modificare la mappa a nostra disposizione, raddoppiando il numero di curve e inserendone di nuove in maniera equidistante fra quelle esistenti. Otteniamo così una mappa in scala 1/500 con curve ogni metro di dislivello reale, da realizzare quindi con un materiale di spessore 2 mm. Se a questo punto volessimo realizzare una rappresentazione dei dislivelli presenti in maniera ancora più dettagliata, basterà raddoppiare nuovamente le curve nella mappa per poter utilizzare del cartone di 1 mm di spessore. Questa scelta consentirà una lavorazione del materiale più precisa e, nel caso di tagli manuali, un minor sforzo. D'altra parte, scegliere questa strada di maggior precisione e dettaglio ci porta a compiere un numero maggiore di tagli, a utilizzare un maggior numero di cartoni e al montaggio di più curve di livello. Una volta fatte queste necessarie scelte preliminari e verificato che non vi siano errori nella selezione dello spessore del materiale, vediamo come procedere al taglio delle curve di livello. Potremmo realizzare curve piene, ossia tagliare ogni curva fino al perimetro della nostra mappa. Questo procedimento è però diseconomico, perché comporta l'uso di molti fogli di cartone e di molta colla per un assemblaggio stabile. Realizzare le curve in questo modo produce modelli pesanti, ma soprattutto l'incollaggio di strati continui sovrapposti molto probabilmente porterà il modello a incurvarsi per effetto delle tensioni generate dalla colla. Per ovviare a questi problemi e risparmiare materiale, possiamo realizzare il dislivello non per strati continui, ma per fasce sovrapposte. Tagliamo quindi ogni curva di livello in modo da permettere la parziale sovrapposizione della curva superiore. Per realizzare questa sovrapposizione fra le curve è sufficiente stampare 2 planimetrie identiche del nostro terreno e posizionarle su 2 cartoni dello spessore stabilito. Quindi tagliare sul primo cartone solo le curve dispari e sul secondo solo le pari. Questo ci permette di non dover disegnare e poi tagliare le linee aggiuntive rispetto alla mappa. Questo metodo delle curve dispari e pari è generalmente valido a patto che anche nei punti sulla mappa in cui le curve sono più vicine e quindi il dislivello è più ripido, la zona di sovrapposizione non sia minore di 4 mm. Nel caso sia inferiore a questo valore, è necessario aumentare la zona di sovrapposizione fra le curve per consentirci il taglio di fasce adeguatamente solide e uno spazio sufficiente per l'applicazione della colla. Per aumentare la zona di sovrapposizione è necessario incrementare il numero di planimetrie posizionate sui cartoni dai quali tagliare le curve.
Per definire il numero di planimetrie necessarie è sufficiente verificare sulla mappa, nel punto in cui le curve sono maggiormente ravvicinate, quante ne passano in un intervallo di 4 mm. Questo numero più 1 indica il numero di planimetrie da utilizzare. Se ad esempio in questo intervallo passano 3 curve, serviranno 4 planimetrie da sovrapporre ad altrettanti cartoni per realizzarle. Sul primo cartone taglierò solo le curve 1, 5, 9, mentre sul secondo le curve 2, 6, 10 e via dicendo. Nel nostro esempio, per rendere più semplice individuare su ogni planimetria quali tagli effettuare, possiamo assegnare alle curve 4 colori diversi che si ripetono in sequenza. Una volta realizzate le planimetrie colorate, le applichiamo su 4 cartoni e tagliamo su ciascun cartone solo le curve di un colore. Nei modelli architettonici, spesso sui dislivelli sono presenti anche edifici di progetto o di contesto e può esserci la necessità di rappresentare dei percorsi o dei corsi d'acqua. Vediamo come modificare le planimetrie nel caso siano presenti degli edifici che intersecano una o più curve. Per creare un piano orizzontale dove far poggiare gli edifici è necessario modificare il disegno delle curve eliminando la parte di curva interna al perimetro dell'edificio e aggiungere alla curva un raccordo che segua il perimetro a monte dell'edificio. Per quanto riguarda la rappresentazione di percorsi e corsi d'acqua su un dislivello, possiamo realizzarli in trincea, ossia parzialmente scavati. In questo caso è necessario modificare le curve in modo analogo a quanto visto per realizzare le sedi degli edifici. Dobbiamo eliminare la parte di curva che si trova entro i bordi del percorso, disegnando come raccordo i lati dello stesso, fino alla prima curva di livello più a monte, quindi attraversare il percorso perpendicolarmente. Se le curve attraversassero i percorsi rimanendo diagonali, la strada avrebbe una pendenza laterale. Spesso in modelli architettonici la realizzazione come trincee di questi elementi è sufficiente alla loro comprensione, ma è sempre possibile aggiungere all'interno della trincea un cartoncino che ne evidenzi le caratteristiche per colore o finitura. Per aggiungere questi elementi, una volta completato il montaggio delle curve di livello, è possibile rilevare i percorsi poggiando sul dislivello un foglio di carta da lucido e tagliare questo disegno sul materiale scelto come finitura. Il materiale tagliato andrà incollato all'interno della trincea, nascondendo i gradini delle curve. A volte questi percorsi corrono in piano. In questi casi, per realizzare le trincee, dobbiamo tagliare la curva che li accoglie, eliminando la parte di percorso. Il montaggio delle curve di livello deve avvenire in opera, ossia incollando la curva più bassa direttamente alla base del modello, che deve essere solida e stabile. Per consentire il montaggio corretto delle curve, la base deve inoltre essere di dimensioni uguali alle planimetrie utilizzate per il taglio. Poiché ogni curva sarà una striscia di cartone, dobbiamo avere dei riferimenti per posizionarle correttamente. Possiamo utilizzare come riferimenti le proiezioni dei punti in cui le curve incontrano i bordi della planimetria. Ci basterà disegnare per ogni lato del perimetro delle linee perpendicolari al perimetro stesso, di qualche centimetro più lunghe del dislivello previsto, più lo spessore della base. Stampiamo questi disegni, li montiamo su dei cartoni rigidi e li posizioniamo ai lati della base, verificando che siano perpendicolari ad essa. Questi bordi, composti dalle linee di riferimento, ci consentiranno il posizionamento preciso delle curve senza doverle incidere o disegnare. Evitiamo sempre incisioni o disegni sul materiale col quale realizziamo le curve, perché ultimato il montaggio questi segni potrebbero rimanere visibili. Dopo aver incollato la curva più bassa di tutto il dislivello, passiamo a montare la prima curva del secondo colore e così via fino a terminare le prime curve di tutti i colori. A questo punto continuiamo il montaggio partendo dalla seconda curva del primo colore. Nell'incollaggio di strati sovrapposti dobbiamo tenere conto di concedere alla colla un tempo di presa idoneo. È opportuno, dopo aver montato 5 curve, posizionare sopra di esse dei pesi
e lasciarle riposare per circa 15 minuti. Per distribuire il peso anche sulle curve più basse è meglio utilizzare dei pesi come dei sacchetti di sabbia. Per montare questo tipo di curve a fascia dobbiamo sostenerle nella parte a monte utilizzando dei supporti composti da strati di cartone. Normalmente, per evitare errori, si utilizzano elementi sovrapposti dello stesso spessore delle curve. Se abbiamo a disposizione materiali in lastra come polyplat, materiale espanso o cartone a nido d'ape, possiamo utilizzarli per creare piani di appoggio continui a monte, per poi ricominciare con supporti in strati di cartone. Mentre montiamo gli elementi di supporto sotto le curve, è bene lasciare liberi circa 5 mm dai bordi della base. Una volta finito il montaggio di tutte le curve, questo accorgimento ci permette di inserire sotto di esse uno strato verticale di polyplat o di cartone. Questo elemento è un supporto stabile e complanare con i bordi della base, sul quale sarà possibile incollare un cartone leggero che rappresenterà la linea di sezione del terreno. Per realizzare la linea di sezione possiamo disegnarne il profilo su della carta da lucido appoggiata al bordo del modello e utilizzare questo disegno per tagliare il cartoncino.